Ciao a tutti. Il narcisismo patologico è un fenomeno psicologico complesso che affonda le sue radici in una combinazione di fattori biologici, psicologici e ambientali. Comprendere l'origine del male che contraddistingue il narcisista richiede un'analisi dettagliata delle dinamiche che plasmano la sua psiche, spesso compromessa da esperienze di vita precoci o da interazioni disfunzionali con l'ambiente circostante. Questo video esplorerà le cause profonde, i meccanismi sottostanti e le conseguenze del narcisismo patologico, offrendo una prospettiva dettagliata e approfondita. Le radici dell'ego fragile. Alla base del narcisismo patologico vi è un ego fragile, insicuro, spesso celato da una facciata di grandiosità e di sicurezza. Questa fragilità dell'ego può derivare da diverse fonti. Esperienze di negligenza o abuso. I narcisisti patologici spesso crescono in ambienti in cui le loro esigenze emotive non sono soddisfatte. L'abuso fisico, emotivo o psicologico, così come la negligenza, possono creare una profonda ferita interiore. Un bambino che non riceve amore e validazione può sviluppare un senso di vuoto che cercherà di colmare attraverso comportamenti narcisistici. Genitori narcisisti o controllanti. Crescere con genitori che proiettano le proprie aspettative sul figlio, che utilizzano manipolazione o che svalutano costantemente i successi del bambino, può indurre quest'ultimo a sviluppare una personalità narcisistica come meccanismo di difesa. Il bambino impara che il proprio valore è condizionato al raggiungimento di standard irrealistici, portandolo a interiorizzare una voce critica e severa. Eccessiva adulazione o idealizzazione. Al contrario, un ambiente in cui un bambino è costantemente lodato in maniera sproporzionata o trattato come unico e speciale può portare alla formazione di un senso di diritto e di superiorità. Tale processo può rendere difficile per l'individuo accettare la realtà del proprio fallimento, creando una fragilità sottostante alla sua grandiosità apparente. Meccanismi di difesa e costruzione dell'identità. Per proteggere il proprio ego fragile, il narcisista sviluppa un'identità costruita attorno a meccanismi di difesa psicologica. Alcuni di questi includono grandiosità. Il narcisista crea una visione di se stesso esagerata, in cui si percepisce come superiore, competente e meritevole di ammirazione. Questa immagine serve a compensare sentimenti profondi di inadeguatezza. Svalutazione degli altri. Per mantenere la propria immagine grandiosa, il narcisista tende a svalutare chi lo circonda. Questo meccanismo è particolarmente evidente quando il narcisista si sente minacciato o criticato. Proiezione. Il narcisista proietta sugli altri i propri difetti e insicurezze. Questo gli permette di evitare di confrontarsi con le proprie vulnerabilità. Ricerca di ammirazione. La costante ricerca di approvazione e di ammirazione esterna è un modo per riempire il vuoto interiore. Il narcisista dipende dal feedback degli altri per mantenere la propria autostima. Le dinamiche relazionali. Il male del narcisista si manifesta spesso nelle relazioni interpersonali. Queste dinamiche possono essere profondamente tossiche e distruttive. Manipolazione e controllo. Il narcisista utilizza strategie manipolative per mantenere il controllo sulle persone nella sua vita. Gaslighting, triangolazione e colpa sono strumenti comuni. Empatia superficiale. Sebbene il narcisista possa sembrare empatico in determinate situazioni, questa empatia è spesso superficiale e mirata a ottenere benefici personali. Dipendenza emotiva. Nonostante la loro apparente indipendenza, i narcisisti spesso sviluppano una dipendenza emotiva dalle persone che li circondano, utilizzandole come fonti di approvazione e di validazione. Il vuoto interiore. Al centro del narcisismo patologico vi è un senso di vuoto e disconnessione interiore. Questo vuoto è il risultato di bisogni emotivi non soddisfatti durante l'infanzia e di una incapacità di sviluppare un autentico senso di identità. Per sfuggire a questo vuoto, il narcisista si rifugia nella ricerca costante di stimoli esterni. Fattori biologici e neurologici. Alcuni studi suggeriscono che il narcisismo patologico possa avere anche una componente biologica, disfunzioni nella regolazione emotiva, nell'attività cerebrale, legata all'empatia
e nella produzione di neurotrasmettitori possono contribuire allo sviluppo di tratti narcisistici. La complessità della guarigione. Affrontare il narcisismo patologico è una sfida sia per l'individuo che per coloro che lo circondano. Il cambiamento è possibile, ma richiede consapevolezza di sé. Il narcisista deve essere disposto a riconoscere i propri comportamenti disfunzionali e a confrontarsi con il proprio dolore interiore. Supporto psicoterapeutico. La terapia psicodinamica o cognitivo-comportamentale può aiutare il narcisista a esplorare le radici del proprio disturbo e a sviluppare meccanismi di coping più sani. Relazioni autentiche. Costruire relazioni basate sulla fiducia e sull'autenticità può aiutare il narcisista a sviluppare un senso di connessione e di appartenenza. Impatto sociale e culturale. Infine, il narcisismo patologico non può essere analizzato isolatamente dall'ambiente sociale e culturale. Viviamo in una società che spesso premia il successo individuale, l'apparenza e la competizione, valori che possono rinforzare comportamenti narcisistici. In sintesi, il narcisismo patologico è una condizione complessa che nasce dall'interazione di fattori interni ed esterni. Comprendere l'origine del male del narcisista richiede empatia e uno sguardo approfondito alle dinamiche che hanno plasmato la sua personalità. Sebbene la strada verso la guarigione sia lunga e impegnativa, essa non è impossibile e può portare a una trasformazione profonda e duratura. Nonostante ciò, non dimenticare che allontanarsi dal narcisista è un atto di immenso coraggio, perché significa scegliere te stessa, la tua pace e la tua dignità sopra ogni cosa. Ogni passo che fai lontano da chi ti manipola, ti svaluta e prosciuga la tua energia è un passo verso la libertà e la guarigione. Ricorda che meriti amore autentico, rispetto reciproco e relazioni che nutrono il tuo spirito. Anche se può sembrare difficile, allontanarti non è un segno di debolezza, ma di una forza straordinaria, ossia quella di riconoscere il tuo valore e proteggerti. Lascia che ogni decisione che prendi sia un atto di amore verso te stesso, perché il vero potere nasce quando scegli di essere il protagonista della tua vita. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.